Buongiorno a tutti, ben ritrovati qui su Radio Rossonera. Torniamo in diretta anche oggi, torniamo per questi appuntamenti classici del lunedì e apriamo come al solito con Mattino Milan. Sarà una giornata di dirette oggi, lo preannunciamo già da oggi, quindi classico lunedì di Radio Rossonera con tutti i nostri appuntamenti. Domani invece per il 25 aprile andremo off per un giorno, ma oggi ci siamo. Enrico Boiani, ciao! Ciao, buongiorno a tutti. Ci siamo perché dobbiamo commentare la vittoria di ieri, una buona partita del Milan, una grande partita di Rafael Leao, ma non è una novità. In questo ultimo periodo Rafa è diventato molto simile al Rafa dell'aprile dell'anno scorso, una sorta di replay di quello che stavamo vivendo un anno fa e lo stiamo rivivendo a tutt'oggi. Caro Henry, la partita ovviamente gira sulle giocate di Rafa di ieri, perché per il resto il Milan ha fatto una partita attenta, sì, però diciamo così, senza grandissime acuti da parte dei singoli, poi ci ha pensato il singolo del Milan. Mm. Sì, è una partita che senza le giocate di Leao finiva in pareggio probabilmente, e c'è da dire che ne abbiamo viste tante di partite così quest'anno del Milan, ma non mi stupisco perché capisco che arrivati a un certo punto magari le motivazioni sono da un'altra parte e ci può stare, ne abbiamo viste parecchie di partite del Milan così, però come dicevo ieri nel post partita, secondo me il Milan deve, come dire, trovare questa consapevolezza che queste partite ci saranno, ce ne saranno anche delle altre, suppongo, ma che però ha la forza anche attraverso giocate dei singoli di risolverle, di portarle a casa, ed è giusto farlo. Ieri è stato Leao, mi aspetto magari che anche in altre occasioni sarà lui, magari inizio stagione in certe partite così le ha risolti più Giroud e magari le risolveranno altri, penso a Teo, penso a Tonali, penso comunque a giocatori che Brahim stesso potrebbero risolverti una partita bloccata, una partita in cui con il minimo sforzo porti comunque a casa i 3 punti, ecco. Eh sì, l'abbiamo portata a casa, tra l'altro con questi 3 punti, adesso la vediamo, la classifica diventa così, aspettando Atalanta-Roma di questa sera, il Milan sale al quarto posto al pari della Roma, vedremo come andrà appunto stasera, supera l'Inter, avvicina la Juve che ha perso ieri contro il Napoli e quindi sale a -3 dalla Juve e sale a -5 dalla Lazio, che è praticamente una sorta di -6, visto lo 0-4 dell'andata, a meno che al ritorno facciamo meglio, ma insomma, vedremo nelle prossime settimane, dove tra l'altro ci sarà la doppia sfida incrociata Roma-Milano. Il Milan va a Roma, la Lazio viene qua a Milano contro l'Inter. Mm. Già settimana prossima, come dice mister Stefano Pioli, potrebbe essere decisiva. Eh sì. Milan con l'Energia Champions, la sfida di Pioli, Roma decisiva per il quarto posto. Abbiamo comandato il match, ma in aria serve più lucidità. Ibra si ferma prima di entrare, problema un polpaccio. Oggi scusate, Corriere della Sera scriveva di una stagione che probabilmente rischia di chiudersi già qui, o meglio, in realtà in pratica di non aprirsi mai, perché è tolto un mese e mezzo circa, non di più, in cui è stato disponibile a cavallo tra febbraio e marzo circa, e la stagione di Ibra è andata via A per il problema post operazione al ginocchio e quindi tutta la riabilitazione, B per i problemi muscolari annessi, C la nazionale che l'ha portato via e ci ha restituito un giocatore infortunato e insomma Mm. una Sì. stagione non stagione. No, esatto, solo il gol a Udine, pochi minuti, tanti problemi fisici. Diventa dura adesso, diventa secondo me molto dura. Poi io so che Ibra non, come dire, non vorrà mollare finché avrà l'ultima goccia disponibile, però diventa anche complessa da gestire una situazione del genere. Vedremo cosa accadrà a fine anno, però di certo, ecco, rimane una questione da risolvere più che altro per lui, perché rischia veramente di essere un calvario continuo questa parte finale della sua carriera e mi auguro che possa, come dire,
trovare serenità, lui, che qualsiasi essa sia, cioè sia dovesse continuare, se dovesse fermarsi, perché sta diventando, come dire, una situazione continua, ecco. Prima di passare alle pagelle, all'analisi degli altri giocatori, all'analisi di quello che è successo ieri nelle altre partite, eccetera, 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 c'è un trafiletto ieri di Gazzetta dello Sport che ricorda che c'erano sia Pavard che Lucas Hernandez in tribuna. Vabbè, se per Lucas siamo al semplice grado di parentela, Sì. fratello, per Pavard siamo boh, all'amicizia, Sì, conteo, diciamo un Pavard è molto Giroud, legato a Giroud, molto legato a però ieri Giroud, non giocava. che però vabbè, comunque era allo stadio, è Sì, venuto sì, comunque a sì, sì. trovarlo. Beh, se si E vuol fermare, se si trova ma bene. ma sì, cioè schifo non farebbe, non ha neanche questo ingaggio mostre come il fratello di Teo che invece, prende come tipo tutta la nostra squadra unita tra un po', E va ehm a parametro zero. e va a scadenza, esatto. Quindi, non so, se Paolo vuole farci 'sta lui se vuol giocare con Olivier Giroud, con Theo Hernandez, con tutti i suoi amici, magari un tagliettino allo stipendio se lo deve anche fare comunque, perché non è che Sì. prende poco. No, Però insomma qui siamo simpatici, ci sono tanti francesi, c'è il ci sole. sarebbe ancora più concorrenza per Calabria, non solo, perché Pavard ha giocato tanto anche come braccetto, se mai ci dovesse venire di nuovo la malsana idea di cambiare modulo, quindi è un giocatore molto Vabbè. duttile e comunque ha un'esperienza incredibile, uno che ha già giocato una marea di partite dei mondiali, una marea di partite in Champions, segna anche con continuità ogni tanto per essere un difensore, buon giocatore Anche proprio. giocare al Milan è un'esperienza incredibile, insomma. Esatto. Quindi Ma ben venga. io son convinto che ovviamente non lo potrà mai ammettere che un po' per me lui ci sta sperando più di ogni altra cosa, se dovesse lasciare il Bayern, però, bisogna anche parlare di come dire, I soldi. di denaro. Già, i soldi. Di il denaro, però io lo lascerei lì sullo sfondo. Perché per me il Milan quest'anno ritenta la carta del giocatore a zero. Non c'è andata benissimo l'anno scorso, speriamo possa andare meglio quest'anno. A proposito di giocatori, quindi dai, andiamo a vedere le pagelle oggi di Gazzetta dello Sport, vediamo se oggi siamo d'accordo oppure no. Ti dico già qualcosa no. Ah, Però perfetto. vabbè. Pioli prende 7, il migliore è Raffaele Leao, Sava Sandir che prende 8, il peggiore è Ante Rebic che prende 5. Mh, In mezzo a loro due ci sono il 6,5 di Maignan, e ci sta, ha fatto un paio di buoni interventi, niente di miracoloso, però insomma, ha sbrigato l'ordinaria amministrazione, il 6 di Calulu, di Ciao Tomori e il 7 di Teo Hernandez, mh. che forse siamo andati un po' su, Sì, però un po' tanto. il A 6 e mezzo mezzo punto di sarà Rade. di capigliatura, non lo so. Sì, forse per i suoi bulbi che riescono insomma, a resistere nonostante le 5 colorazioni in Sì. 20 giorni. Rade Krunic prende 6 e mezzo, Mh. 7 per Sandro Tonali, un po' too Un much, po' forse, ma tanto, vabbè. tanto. 5 e mezzo per Messias, 6 e mezzo per Diaz, 6 e mezzo per Kier, per Ismael Benasser e il 6 di Alexis Almacher. Sì, c'è qualche voto un po' gonfiato, adesso io non volevo creare questa cosa con quella reazione alle No, pagelle della no, no, Champions, no. però cioè troviamo un equilibrio carissimi colleghi, cioè, cerchiamo di bilanciarci un pochino, era sempre un Siamo stati Milan-Lecce, corti in una qualificazione Champions e siamo stati larghi esagerati su in un un Milan-Lecce 2-0 al rimontato. Lecce. Vabbè, 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 dai, è comunque stata una partita, chiamiamola tranquilla. sì. Insomma, alla fine, tolto quel palo clamoroso di Bandà, alla fine il Lecce non ha fatto praticamente nulla se non quel tiro da fuori di strefezza a metà del secondo tempo. Bandà che se anche lui volesse venire a fare il vice del 17, visto che siamo un po' scoperti in quel ruolo Sì. lì. Rispetto ad Ante Rebic e a Divock Origi mi prendo Bandà come vice Leao.
No, 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 qua no. Va bene, No, dai, fa la panca al Lecce. Cioè. va bene. Vabbè, a proposito dei 17, dai, Henry. Il Milan vola con Re Leao. Rafa in stile Champions, il diavolo è ripartito, il Lecce invece resta a guardare. Pioli me lo dice, con il fisico devo fare di più, il Milan è a casa, è casa mia. Se voglio rimanere, sì. Stessa frase della Champions, però ci sono altre cose da sistemare. Io mi Assumete ripeto, due persone che tanto le sistemino. a ogni prova di Leao devo ripetere le stesse cose e lo faccio. Eh, per quanto mi riguarda, per un giocatore del calibro di Leao non c'è mezzo milione in più, mezzo milione in meno che tenga, non c'è bonus alla firma che tenga e per quanto mi riguarda non c'è multa che tenga. È inutile, secondo me, a questo punto fare, come dire, i moralisti della serie il Milan non c'entra niente con la multa, non deve pagarla. Io sono anche estremamente d'accordo col fatto che il Milan non c'entri nulla e non debba pagarla, ma fin quando ci saranno squadre che pur di accaparrarselo questa multa gliela pagano, diventa una condizione del suo rinnovo di contratto. E con 20 milioni sembra, è brutto da dire perché è una sorta di nuovo cartellino, ma è come se ti ricomprassi Leao per una cifra Sì. di 20 milioni. È come se andassi a prendere un esterno sinistro dalle prestazioni certe di Rafael Leao a 20 milioni di cartellino e lo devi fare, punto. Non ci sono scuse per quanto mi riguarda. Poi se si andrà oltre perché è una questione di principio, perché noi con la multa non c'entriamo niente, pazienza, cosa ti devo dire. Però per me, arrivati a questo punto, tu questo ragazzo lo devi rinnovare, punto, a qualsiasi costo, non dico in bianco, però è troppo determinante. Cioè, ti sta trascinando in Champions League, ti sta trascinando in campionato, è già vicino a fare 30 gol, tra virgolette, tra gol e assist. Che deve fare di più questo ragazzo? Niente, credo. Sì, è sparito un paio di mesi, ma sparendo un paio di mesi è comunque il miglior marcatore del Milan, il miglior assist man del Milan, è in cima o vicino ai primi nella classifica marcatori, ti ha portato in semifinale di Champions League, devo andare avanti. Eccolo, questa era la sua stagione. Me l'ero già preparata. 13 gol, 12 assist, quindi sono 25 gol stagionali procurati per il Milan finora. Siamo già oltre i gol dell'anno scorso, ha qualche partita per migliorare, nonostante magari ha vissuto un paio di mesi non propriamente al super mega top, e nonostante ciò siamo già andati oltre. È Poi uno che ha dormito perché non c'è stato 2 mesi e ha questi numeri. Stiamo parlando di qualcosa di superiore rispetto a tutti quanti. Se poi ecco, ci esatto. butti dentro anche i gol con la nazionale e gli assist con la nazionale, che a noi interessano poco, ma che per le statistiche valgono, è una stagione comunque estremamente importante. Esatto, stiamo parlando di un giocatore che è superiore, stiamo parlando di un giocatore che in questo momento io onestamente non vedo grandissimi rivali in Serie A per questo tipo di livello calcistico. Poi qualcuno può preferire un giocatore o un altro, ma no, vedere quello che fa Rafa è altra cosa, è altro pianeta, a volte è anche altro sport, e se bisogna mettere la mano al portafoglio la metti, punto. Perché non ci sono santi che tengano, non esistono discorsi di gelosie, perché tanto il compagno pensi che non lo veda, che è l'unico che può prendere la palla, fare 40 metri saltandone 3 facendo gol all'angolino. Lo sa il compagno. Il compagno è anche bello, tranquillo e felice che se c'ha Raffaele Leao in campo a Napoli può dargli la palla e dire vabbè dai, tieni la palla che ci abbracciamo. Sono discorsi che vanno oltre, non è il compagno di reparto che fa 5 partite in più, 5 partite in meno, e il contratto in più, il contratto in meno, il milioncino in più lui e io mezzo milione in meno. Non è quello, stiamo parlando di un altro tipo di calciatore. Insomma, devi tenerti, purtroppo, mi viene da dire, veramente ad ogni costo. Anche Sì. perché è Poi iconico, è iconico, quindi. io vado un po' oltre. Ieri rivedendo gli highlights, li ho rivisti molto tardi ieri sera.
quando il collega di Sky nell'azione dice prove tecniche di fuori classe, mi sono un po' emozionato. Ma perché così? Cioè, ognuno di noi avrà e ha un giocatore a cui si lega più di tutti gli altri nella storia, no? E va anche in base, credo, un pochino Mm. all'età e al periodo in cui ti innamori da cosciente di questo sport. Per tanti sarà stato Kakà, naturalmente, e anche il giocatore che mi ha avvicinato personalmente al calcio, per tanti Shevchenko, tanti altri, insomma, Maldini, ognuno avrà Van Basten, Gullit, insomma, ognuno ha il giocatore che gli è entrato più dentro rispetto a tutti gli altri e per me è lui. Ecco, poi a prescindere da come andrà a finire, a prescindere da soldi, da contratti, da periodo di durata al Milan, le cose sono diverse per tutti i giocatori, come ci si lascia, come si va via, se si ritorna, quello che si vince, ognuno è diverso. Personalmente quello che io provo da tifoso del Milan, da appassionato di calcio, vedendo quello che fa questo ragazzo, non l'ho mai provato, quindi questo lo sto vivendo in prima persona. Chiudiamo 30 secondi di numero su qualcosa che tra l'altro sui social sta facendo anche parecchio discutere, al di là della partita, insomma, quindi si fa anche per parlare dell'ultimo quarto d'ora di Charles de Ketelaere, dove tanti tifosi hanno notato ieri, anche in chat ce lo scrivevano nel post partita, che ha toccato pochissimi palloni, anche perché o non visto dai compagni o non servito dai compagni. In generale è stata una partita con pochissimi tocchi perché appunto non è stato cercato, trovato, o decidete voi il verbo. Su De Ketelaere, vabbè, Harry, ti chiedo un pochino la tua su quello che hai visto in campo, lo chiedo anche alla chat che magari farà il suo commento dopo, quando avrà finito di vedere il video. Allora, ti dico io, visto che la partita era finita, io me la sono anche un po' visto praticamente solo e soltanto lui, mi sono guardato. Mm-hmm. A me sembra, nonostante sia il 23 ieri di aprile, un giocatore arrivato 10 giorni fa. Mi spiego velocissimamente. Sembra un giocatore di un'altra squadra, di un altro tipo di calcio, di un altro tipo di ritmo. Non, difficilmente prende lo spazio, cosa che invece, ad esempio, se guardate, adesso non sto facendo il paragone più forte o più scarso, è un'altra cosa. È il tipo di calcio, come ad esempio fa Brahim, come ad esempio fanno altri giocatori che giocano in quella zona di campo. Lui viene sempre incontro, viene sempre a 3-4 metri da chi ha il possesso palla e chiama la palla così, che non è sbagliato, è un'altra cosa. E noi non lo vediamo perché quel tipo di calciatore non l'abbiamo. E due, non serviamo il pallone a chi ci viene incontro a 3-4 metri, piuttosto lo giochiamo a chi è in profondità o chi sta andando nello spazio o in generale. Noi sembriamo una squadra e poi c'è lui. Perché io mi rifiuto di pensare che ci siano 7 persone in campo, tipo ieri, che lo vedono e non gli servono la palla. In campo ci sono anche connazionali come Orighi, ci sono i connazionali come Salma Kerr, insomma, mi sembra alquanto strano tutto questo, per non dire che sembra arrivato e sembra giocare comunque, nonostante siamo passati 6-7 mesi, un altro calcio. Ma come l'ho visto, un po' meglio, non la prestazione che non la guardo mai io, quella perché ho aspettato 2 anni Leao, posso aspettare chiunque. Un po' meglio come atteggiamento, l'ho visto chiedere un po' di più la palla, l'ho visto lottare un pochino di più, ancora siamo veramente lontani da qualcosa di concreto, fa fatica, lo sappiamo, ha fatto fatica in questa stagione, farà fatica fino alla fine dell'anno, questo credo che sia risaputo. Mi è dispiaciuto vedere la poca fiducia comunque dei compagni, perché sopra 2-0 all'85esimo in certe occasioni, anche se perdi un pallone
con Lecce, non è la Roma che rischi di farti 2 gol su palla inattiva, potresti anche rischiare qualcosina in più per provare a mettere in moto un tuo compagno. Poi so che nulla è dovuto, tutti i giocatori giocano per fare il meglio per la squadra, naturalmente. In 2 o 3 occasioni, non sempre, io non sono dell'idea che non gliela passano perché son brutti e cattivi e non vogliono che si metta in moto. Però in 2 o 3 occasioni si vede proprio la mancanza di fiducia ed è un peccato perché comunque magari non avrebbe combinato niente, si sarebbe incespicato come ha fatto ultimamente, però provi, ecco, provi. E quindi mi è un po' dispiaciuto. Questa stagione ormai è andata, per 1000 motivi è una stagione insufficiente, completamente insufficiente, e quindi finirà così. L'anno prossimo deve presentarsi al ritiro con un piglio diverso, con una cattiveria diversa. Per me c'è un equivoco tattico importantissimo su questo ragazzo, importantissimo, che forse dovessimo insomma andare avanti così non so quanto si possa risolvere, però sta a lui, tanto sta agli altri, per quanto mi riguarda, perché siamo tutti diversi, nessuno si sveglia fuori da solo, cioè nel senso non tutti si svegliano fuori da soli e non tutti, come dire, riescono a uscire solo con le proprie forze. È ovvio che l'input dovrà darlo lui al prossimo ritiro, alla prossima stagione, per dimostrare che è un giocatore che può stare a questi livelli. Harry, noi siamo arrivati in chiusura, quindi ci ridiamo appuntamento tra pochi minuti alle 11 su Chiama Milan e alle 13 per Lunch Press, 16 il Talk e 19 per Filo Rossonero. Io ti saluto, caro Henry, Grazie, mi appuntamento. raccomando, lasciate like, supportateci, fatelo per me oggi, per la doppietta di Rafa, perché insomma, cioè, ci ha risolto la partita, ci sta risolvendo anche dell'altro leggermente più importante di un Milan-Lecce, quindi diteci sotto nei commenti la vostra, i voti, la situazione di De Ketelaere, Leao e quant'altro. Cosa fareste per rinnovarlo, la questione multe, insomma, scriveteci tutto qua sotto nei commenti, ci ritroviamo presto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per tutte le notifiche, se vi va abbonatevi. Grazie a tutti, a tra poco.